Mi chiamo Silvia Rocher, sono nata a Parigi da una madre italiana e un padre francese. Poi io mi sono sempre considerata, diciamo, come se mia sorella era la bambina femmina della famiglia, io mi consideravo molto di più come il maschiaccio, il maschietto o comunque la parte maschile di questo duo che era creato con mia sorella. Io poi i miei studi, che sono stati studi, diciamo, lunghi, intellettuali, mi hanno permesso di esprimermi su tanti altri fronti e di, diciamo, anche fare astrazione completamente della questione maschile e femminile per tutta una parte della mia vita. E direi anche che non lo so, cioè la scoperta della sessualità a 16-17 anni è stata una cosa molto particolare per me perché ero per la prima volta nella mia vita assegnata, categorizzata al fatto di essere donna. Io non sarò madre, ma più passa il tempo più ne sono convinta. Cioè una roba proprio... non me lo spiego. Ho l'impressione che l'ingiunzione che pesa sulle donne in Francia è molto di più al giorno d'oggi quella professionale. Per questo le donne hanno sempre bambini più tardi o diciamo c'è anche un sistema istituzionale che permette, cioè l'asilo nido, cioè tantissimi, come si vede la differenza anche tra la Francia e la Germania, cioè la Francia rimane un paese che sostiene molto la maternità e dunque anche diciamo, la carriera professionale delle donne che scelgono di essere madri. Però comunque ho l'impressione che le donne mettono spesso più al secondo piano diciamo, la famiglia e l'espressione della loro maternità al riguardo di quello che è il lavoro che rimane sempre al primo piano. Cioè io ho un'amica psichiatra che è diventata madre 6 mesi fa, sta già al lavoro, cioè con la babysitter che si occupa del bambino di 6 mesi, però con una propensione anche appunto a considerare che l'utilità sociale che ha è di essere psichiatra, non è di essere madre, e che la parte della maternità è quasi la sua isola deserta, il suo posto segreto dove può respirare, essere un po' meno, diciamo, al confronto con le realtà difficili al quale è confrontata. E, però appunto è più ipocrita perché comunque quello che a me la società italiana sta rivelando è comunque una realtà che io magari in Francia potevo fare finta di non vedere, ma che è presente comunque in modo molto subdolo su tutte le donne. E appunto c'è un giudizio sociale, c'è un giudizio morale fortissimo. Le donne purtroppo spesso stanno ancora in un'attitudine dove si vittimizzano di non avere abbastanza diritti quando difatti lì ci si rende conto che c'è una categoria, c'è un punto nero delle donne che non hanno figli, che non possono neanche, diciamo, rivendicare diritti sociali supplementari o compensazioni, diciamo, di alcun tipo per ottenere a livello lavorativo appunto anche solo diciamo, il tempo appunto della maternità, della gestazione, quello che significa in termini di sospensione del lavoro. E, io mi chiedo appunto, c'è realmente una comunità femminista di donne che difende, diciamo, la causa delle donne, cioè,